Ciao a tutti e bentornati sul podcast. Io sono Matteo. E io sono Sara. Ciao a tutti. Che bello essere di nuovo qui con voi. Oggi abbiamo una puntata speciale, un po' una sfida. Le top 50 parole italiane. 50 parole utilissime per chi sta imparando l'italiano. Sì, sono emozionatissima. Ho preparato una lista bellissima con parole di tutti i giorni, un po' di slang e anche qualche curiosità. 50 parole in 10 minuti. Sarà una corsa. Ma partiamo con calma, ok? Perfetto. Cominciamo dalle basi. I saluti. La parola numero 1 è ciao, che si usa sia per salutare arrivando, sia per dire addio. Numero 2, salve. Un saluto più formale. Perfetto quando non conosci bene una persona. Numero 3, grazie, ovviamente fondamentale. E numero 4, prego, che si usa per rispondere a un ringraziamento. Sai una cosa buffa, Sara? Prego si usa anche per invitare qualcuno ad entrare. Tipo, prego, si accomodi. Vero, ha tantissimi significati diversi, dipende dal contesto. È proprio una parola versatile. Numero 5, scusa. Per chiedere scusa o per attirare l'attenzione di qualcuno. E numero 6, per favore. Indispensabile per essere gentili. Passiamo alle parole del cuore, quelle emotive. Numero 7, amore. Numero 8, felicità. E numero 9, una delle mie preferite, nostalgia. Ah, nostalgia mi piace tantissimo come parola. È quel sentimento un po' dolce e un po' triste quando ripensiamo al passato, giusto? Esattamente, è un misto di tristezza e dolcezza allo stesso tempo. Gli italiani la usano spessissimo. Numero 10, magari. Questa parola è incredibile, perché significa sia forse sia lo spero tantissimo, a seconda di come la dici. Vero, se qualcuno ti chiede vinci alla lotteria? E tu rispondi magari, vuol dire che lo desideri con tutto il cuore. Numero 11, boh. Una delle parole più usate in assoluto. Significa non lo so, ma detta con un tono un po' indifferente. Boh, è geniale, la uso 20 volte al giorno. Numero 12, cioè che si usa per spiegare meglio qualcosa, tipo in altre parole. E numero 13, allora, che si usa per iniziare un discorso. Tipo, allora dove eravamo rimasti? Numero 14, insomma, che indica un po' di incertezza, come dire così così. E numero 15, comunque, per cambiare argomento o aggiungere un'idea. Ci sono tantissime paroline piccole così, ma sono fondamentali per parlare in modo naturale, vero? Assolutamente sì. Gli studenti spesso imparano la grammatica perfetta, ma dimenticano queste parole di collegamento, che invece usiamo continuamente. Passiamo al cibo, che è sempre un argomento importante in Italia. Numero 16, pane. Numero 17, pasta. Numero 18, formaggio. Non potevano mancare. Numero 19, buonissimo, per dire che qualcosa è davvero delizioso. Numero 20, fame, come in ho una fame da lupo. Fame da lupo è un'espressione fantastica. Vuol dire avere moltissima fame come un lupo affamato. Esatto. Numero 21, gustoso. Numero 22, dolce. E numero 23, salato. Ottimo. Ora parliamo un po' di tempo e di giorni. Numero 24, oggi. Numero 25, domani. Numero 26, ieri. Numero 27, presto, che significa sia in fretta sia tra poco tempo. Numero 28, tardi, il suo contrario. Io dico sempre arrivo tardi. Purtroppo è la mia specialità. Lo confermo, sei sempre in ritardo. Numero 30, sempre. Numero 31, mai, il suo opposto. Siamo già a 30 parole. Il tempo vola quando ci si diverte. Vero. Passiamo ora alle parole per esprimere opinioni. Numero 31, secondo me, per dire la propria opinione. Numero 32, penso che. Numero 33, credo. Sono tutte espressioni utilissime per una conversazione naturale. Numero 34, davvero, per esprimere sorpresa. Numero 35, veramente, che può voler dire sia davvero sia a dire il vero. Ah, quella è complicata. Tipo, veramente non lo sapevo. Oppure, è veramente buono questo piatto. Esatto, dipende sempre dal contesto. Numero 36, forse. Numero 37, sicuramente, che è quasi l'opposto, esprime certezza. Numero 38, fantastico. Una delle mie parole preferite. La uso per tutto quello che mi entusiasma. Lo so bene, la dici sempre. Numero 39, incredibile. Numero 40, stupendo.
Ora arriviamo alle espressioni un po' più colloquiali, quelle che si sentono per strada. Numero 41, dai, che si usa per incoraggiare qualcuno. Dai è la parola magica degli italiani, si usa in 1000 situazioni diverse, tipo dai andiamo, oppure dai non ci credo. È vero, ha davvero tantissimi usi. Numero 42, figurati, per dire non ti preoccupare o assolutamente no. Numero 43, boh niente, una versione ancora più informale di boh. Numero 44, vabbè, che significa va bene, ma detto in modo più rilassato. Vabbè, lo dico sempre quando non ho voglia di discutere. Numero 45, che palle, un'espressione per dire che qualcosa è noioso o fastidioso. Attenzione, questa è un po' informale, meglio non usarla con persone che non conosciamo bene. Giusta osservazione. Numero 46, in bocca al lupo, l'espressione italiana per augurare buona fortuna. E la risposta giusta è crepi, non grazie. È una vecchia tradizione scaramantica. Perché mai si dice così? È una frase così strana se ci pensi. Viene dal mondo della caccia. Si augurava che il lupo, simbolo di pericolo, crepasse, cioè morisse. Con il tempo è diventata un modo per augurare buona fortuna in generale. Che storia affascinante. Numero 47, che bello, per esprimere entusiasmo verso qualcosa di positivo. Numero 48, che peccato, per esprimere dispiacere. Numero 49, non vedo l'ora, per dire che aspettiamo qualcosa con impazienza. E finalmente arriviamo alla parola numero 50. Sara, quale scegliamo per chiudere in bellezza? Io scelgo insieme, perché imparare una lingua è più bello quando si lo fa insieme ad altre persone, con pazienza e curiosità. Che scelta perfetta per chiudere questa puntata. 50 parole, tante risate e un sacco di curiosità sulla lingua italiana. Matteo, prima di salutarci, ti volevo chiedere una cosa. Qual è la parola italiana che ti ha fatto più fatica a imparare quando eri piccolo? Bella domanda. Da piccolo confondevo sempre per e perché. Mi sembravano troppo simili. E tu? Io invece sbagliavo sempre c'è e ci sono. Mia nonna mi correggeva ogni volta, con tanta pazienza. Che tenerezza. Le nonne sono sempre le migliori maestre di lingua, no? Assolutamente sì. E infatti consiglio sempre di parlare con persone anziane, perché usano espressioni tradizionali bellissime, come una parola di prima, in bocca al lupo. Vero. E se qualcuno tra il nostro pubblico ha una parola italiana preferita, ci piacerebbe tantissimo scoprirla. Scriveteci nei commenti. Sì, sarebbe bellissimo creare una lista con le vostre parole preferite per una puntata futura. Non pensavo riuscissimo davvero ad arrivare a 50, è stato divertentissimo ripercorrerle insieme. Anche perché alcune le uso io ogni 2 minuti, tipo boh e vabbè. Verissimo. Allora, per chi ci ascolta, consiglio di riascoltare questa puntata più volte, prendere annoti e provare a usare queste parole nelle vostre conversazioni. Ottimo consiglio. E ricordate, non serve essere perfetti subito. L'importante è provare a parlare anche sbagliando. Assolutamente sì. Grazie a tutti per averci ascoltato oggi. È stato un vero piacere condividere con voi queste 50 parole speciali. Grazie mille a tutti voi. Se vi è piaciuta questa puntata, seguiteci per la prossima, dove esploreremo altre curiosità della lingua italiana. E ricordate, dai, provateci, non siate delulu. Ops, quella era della puntata scorsa. Perfetto modo per chiudere comunque. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao ciao, a presto!